Ciao e bentornato. Nelle lezioni precedenti abbiamo parlato dell'utilizzo e dell'effetto creato dai singoli filtri, dalle singole classi di filtri fotografici, quindi polarizzatore, ND e via dicendo. Ma spesso questi filtri non vengono utilizzati solamente, diciamo, una sola tipologia, ma vengono utilizzati insieme. Quindi concludiamo questo discorso sui filtri fotografici vedendo alcuni scatti che ho fatto cercando di capire perché ho utilizzato quei filtri e quali filtri ho utilizzato. Iniziamo prima per completezza dell'informazione da alcune fotografie in cui ho utilizzato solo il filtro GND. Per esempio in questa fotografia ho utilizzato un GND medium, ti ricordo che io ho filtri GND da 3 stop, quindi anche in questo caso ho utilizzato un filtro da 3 stop e l'ho posizionato sulla linea dell'orizzonte, in modo tale da bilanciare la differenza di luminosità che c'era tra il mare e il cielo. Potrebbe sembrare anche che ho utilizzato un filtro ND visto che c'è un effetto seta molto marcato in alcuni punti dell'acqua, ma non è assolutamente così, è semplicemente dovuto al fatto che il soggetto era in rapido movimento, quindi il mare era molto mosso. Andando avanti invece in questa fotografia ho sempre utilizzato un filtro GND, era sempre la stessa giornata, quindi l'effetto seta è dovuto al movimento delle onde, e in questo caso invece ho utilizzato un filtro GND hard, perché comunque la divisione rispetto a prima è molto più netta. E quindi nella fotografia precedente ho preferito utilizzare un medium perché abbiamo una degradazione meno marcata del filtro e abbiamo parecchi elementi in quella zona, sia la città, diciamo il paese sullo sfondo, e sia questo scoglio in primo piano. E quindi rischiavo secondo me di scurirli un po' troppo. Mentre nella seconda fotografia non abbiamo elementi sull'orizzonte, quindi ho usato un filtro hard per marcare proprio questa differenza di luminosità. In questo terzo scatto invece ho utilizzato un GND medium, visto che comunque c'è una grande quantità di elementi sull'orizzonte, e non ho utilizzato il filtro GND posizionato classicamente sull'orizzonte, ma l'ho utilizzato in questo modo, leggermente inclinato sopra la montagna in modo tale da non avere l'azione su quella zona e non avere l'azione anche sulla zona qua a sinistra. Infatti vedi che gli alberi sono leggermente più scuri rispetto al resto, perché lì l'azione del filtro era evidente. Questo è un aspetto veramente importante dell'utilizzo del filtro GND, non va utilizzato sempre posizionato all'orizzonte, spesso è così perché comunque la differenza di luminosità è spesso tra il cielo e la terra o tra il cielo e il mare, ma va posizionato dove c'è la differenza di luce vera e propria all'interno della scena, e in questo caso era appunto in questa zona, dove c'era quel bagliore di sole, in questo caso siamo in un'alba, il sole era nascosto dalle nuvole e usciva la sua forza, la sua luce, in quella zona. Quindi era inutile posizionare il filtro GND più in basso perché saremmo andati a scurire una zona che già era scura di suo. Questo ovviamente si può fare perché l'holder si può ruotare semplicemente muovendolo e posizionare il filtro dove riteniamo più opportuno. Ugualmente anche questo scatto, che adesso non è elaborato, è RAW grezzo, però si vede chiaramente l'applicazione del filtro GND in diagonale. In questo caso ho sempre utilizzato un filtro GND medium, ci stava bene anche un filtro GND soft, ma ovviamente non ce l'avevo, quindi ci si adatta a quello che si ha, e vedi l'ho posizionato in questo modo, si vede chiaramente la parte più scura e la parte più chiara dell'immagine. Avrei potuto posizionarlo anche un po' più in alto, sempre in questo modo in diagonale, ma ho preferito metterlo qua sulle case in modo tale poi da elaborarlo anche abbastanza facilmente, agendo con un pennellino su queste zone. Perché comunque andare a mettere il filtro qua nel cielo, che è abbastanza omogeneo, mi creava poi una differenza cromatica, una differenza di luminosità nel cielo che in post-produzione era molto difficile da non far risaltare. E il risultato di questa immagine è questa, vedi che non si vede, si vede un pochettino qua nell'acqua il cambiamento, ma perché comunque sapevi che ho utilizzato questa tipologia di filtro. Nel cielo non si vede assolutamente niente, anche nelle case è abbastanza normale. Potevo anche migliorare l'aspetto qua sul mare, darle più luminosità qui in queste zone, ma mi piaceva questo aspetto un po' più chiaro qua in questa zona e più scuro in lontananza. In questo caso poi ho applicato anche un filtro ND da 3 stop, perché comunque eravamo all'alba, la luce era poca, quindi non avevo bisogno di chissà quale filtro ND. In questo scatto invece, che ho fatto di giorno intorno alle 11, in una giornata molto nuvolosa, comunque c'era abbastanza luce, quindi ho utilizzato un filtro ND da 10 stop e così ho avuto un'esposizione di 30 secondi che mi ha permesso questo bel effetto seta sull'acqua, che era sì un pochettino mossa ma non più di tanto, e ho usato un filtro GND hard perché comunque
l'orizzonte era bello libero e la differenza di luminosità era proprio in quella zona. In questo scatto invece che ho fatto in Sardegna al tramonto, ho utilizzato un filtro ND 6 stop, che comunque la luce era vicino al tramonto, era abbastanza, ma non era così tanta come per esempio in pieno giorno da utilizzare un 10 stop. Il mare è venuto un bel effetto seta, il mare era abbastanza calmo e vedi l'applicazione mi ha restituito un 15 secondi. E in questo caso mi ricordo che ho utilizzato un filtro GND medium, perché la scena mi sembrava potesse richiedere questa tipologia di filtro, ma non ero contento del risultato, ho utilizzato un filtro GND hard e l'ho posizionato sulla linea dell'orizzonte. Ho provato a inclinare il filtro, a metterlo un po' più in alto per non coprire le montagne, ma non veniva un bel risultato, anzi l'ho messo forse un pochettino un po' più in basso, anche a coprire quella linea, diciamo, di sole riflesso nel mare. In questo caso ovviamente ci stava bene un filtro reverse, che non avevo, perché ti ricordo che il reverse ha la banda, diciamo, un po' più scura nella parte centrale, proprio dove abbiamo il sole e il suo riflesso. In quest'altro scatto ho sempre fatto in Sardegna, all'alba, ho utilizzato un filtro GND hard, perché all'orizzonte abbiamo solo quella roccia, ma poi l'ho recuperata in post-produzione, e la differenza di luminosità era proprio in quella zona. Era la classica situazione da avere un filtro GND reverse, ma me la sono cavata, direi, egregiamente, anche senza questa tipologia di filtro, perché anche in questo caso vedi che la differenza di luce maggiore sia proprio in quella fascia dove c'è il sole, che è vicina all'orizzonte. E poi ho utilizzato un filtro ND a 10 stop, potevo utilizzare anche un 6 stop e avrei avuto comunque una buona e lunga esposizione, ma ho utilizzato un 10 stop perché volevo proprio un'acqua calmissima, piatta. Infatti è venuto un tempo di esposizione di 44 secondi che mi ha permesso questo effetto. A questo scatto, sempre fatto al tramonto, ho utilizzato un filtro GND hard posizionato sull'orizzonte e poi ho recuperato in post-produzione la parte un po' più scura di questa montagna. E poi ho utilizzato un filtro a 6 stop che mi ha regalato un tempo di 30 secondi. Ho utilizzato un diaframma molto chiuso e quindi una buona nitidezza in tutta la fotografia e un buon effetto seta grazie ai 30 secondi che mi ha dato l'applicazione. In quest'altro scatto invece diurno ho utilizzato un filtro ND a 10 stop perché comunque c'era parecchia luce e ho utilizzato anche un diaframma molto chiuso, se non ricordo male un F14, e mi ha dato 1 minuto e 44 secondi che mi ha permesso questo effetto seta veramente marcato sia sul mare ma anche sulle nuvole. E poi ovviamente ho utilizzato un filtro GND hard perché la differenza di luminosità è proprio sull'orizzonte ed è molto netta, e rispetto ai casi precedenti ho utilizzato anche un filtro polarizzatore perché la luce era leggermente laterale. Qualche effetto l'ha fatto, un po' di soprattutto contrasto e saturazione. E poi in questa fotografia, un po' diversa dalle altre perché ho utilizzato un teleobiettivo, una cosa che ti consiglio di fare ogni tanto perché vedi si creano fotografie diverse rispetto al solito, diciamo che è una macro di paesaggio. Non ho utilizzato un filtro GND perché non c'era una grossa differenza di luminosità all'interno delle zone, ho usato invece un filtro ND a 6 stop perché il mare era abbastanza mosso, eravamo vicino al tramonto e quindi non c'era poca luce, che mi ha regalato un tempo di scatto di 30 secondi. E poi anche in questo caso ho utilizzato il polarizzatore sempre della Nisi Landscape, che ha ravvivato un po' il tutto, ha dato un po' di contrasto, perché il sole era comunque sempre un po' laterale, quasi dietro, ma comunque un po' laterale. Questi scatti ovviamente fanno parte di una serie di scatti, di una sessione fotografica. A me piace fotografare soprattutto, come avrai notato, al tramonto e all'alba, in situazioni in cui la luce cambia veramente in maniera repentina. Abbiamo una mezz'ora per fotografare, 45 minuti, tra prima e dopo, e in quel lasso di tempo la luminosità cambia veramente tantissimo. E quindi magari non puoi pensare di utilizzare un filtro a 6 stop, un filtro ND a 6 stop o un filtro hard a 3 stop sempre, ma cambieranno a seconda della luminosità della scena e di quello che ovviamente avrai nel tuo zaino fotografico. Io ti ripeto, avevo il filtro GND hard e il filtro GND medium a 3 stop, ho comprato proprio durante questo corso, spinto anche diciamo da queste lezioni, il filtro GND reverse, sempre 3 stop. Un filtro che per la tipologia diciamo di fotografia che faccio io è veramente fondamentale perché il sole è spesso vicino all'orizzonte e quindi viene spesso bruciato o rischio di sottoesporre talmente tanto gli altri elementi da non riuscirli poi a recuperare bene in post-produzione. Quindi un filtro che, diciamo, di cui avevo veramente bisogno. Andiamo adesso a vedere proprio quello che ti dicevo, durante la fotografia, soprattutto al tramonto e all'alba, i filtri cambiano. Io sono partito con questa situazione di scatto, quindi una bella alba colorata,
pochissima luce, una grande differenza di luminosità tra il cielo e la terra, parecchi elementi comunque all'orizzonte, quindi con il rischio di scurirli un po' troppo, rischiando di utilizzare un HUD, e quindi inizialmente ho utilizzato un filtro GND medium, quello a 3 stop che ho in dotazione, semplicemente quello, all'inizio, e ho ottenuto questa fotografia per esempio. Non abbiamo effetto seta perché comunque non abbiamo un filtro ND e il tempo non era molto lungo, le nuvole erano parecchio ferme, però abbiamo bilanciato bene la differenza di luminosità presente tra il cielo e la terra. Successivamente, quando la luminosità era un po' aumentata ma comunque non era ancora sotto il sole, ho aggiunto al filtro GND medium anche un filtro ND a 6 stop, in modo tale da dare un po' di effetto seta. Ho utilizzato 1 minuto e 17 e guarda che poco effetto comunque c'era sulle nuvole. Erano parecchie ferme. Avrei potuto utilizzare un filtro 3 stop ma non avrei avuto un effetto marcato sulle nuvole. Sono passato praticamente subito a 6 stop. Quindi vedi sempre com'è importante la velocità del soggetto. E poi quando invece il sole è spuntato da dietro quella montagnola, ho tirato fuori il mio filtro GND reverse perché era la prima sessione proprio in cui volevo sperimentare questo nuovo acquisto, e l'ho posizionato insieme al GND medium che avevo prima e l'ND 6 stop di prima, e direi che il risultato è veramente spettacolare. Nel frattempo si era annuvolato parecchio anche il cielo, si era alzato un po' di vento e quindi le nuvole erano anche molto più veloci, e quindi vedi che con 1 minuto e 17 ho avuto un effetto parecchio marcato sulle nuvole e ovviamente anche sul mare. Quindi con un tempo molto simile a prima ho ottenuto un risultato nettamente migliore in termini di lunga esposizione. E non ho aggiunto assolutamente niente perché l'ND 6 stop è sempre lo stesso, ho aggiunto semplicemente il reverse, ma è quello per la luminosità diciamo della scena. Dipende essenzialmente dal vento che si è alzato e quindi le nuvole che andavano più veloci. Quindi vedi come cambia il tutto sia per quanto riguarda la luce, sia per quanto riguarda anche la differenza di movimento che possono avere gli elementi presenti in scena, anche nell'arco di un poco spazio temporale, che qua si parla comunque di una decina di minuti, un quarto d'ora al massimo. E anche in questo scatto successivo ho utilizzato questo filtro reverse che è veramente spettacolare, che vedi come recuperi parecchi dettagli in quella zona e non vai a scurire poi tutto il resto. Con questo ultimo esempio si conclude anche questa lezione. Prima però di finire volevo porre l'attenzione su alcuni elementi che abbiamo visto in questo video. Innanzitutto l'utilizzo dei filtri GND. Abbiamo visto che questi elementi vanno posizionati dove c'è proprio la differenza di luminosità all'interno della scena, che non è necessariamente dove c'è l'orizzonte. Quindi possono essere messi obliqui, addirittura anche verticali, ma ricordati sempre di andare a bilanciare la reale differenza di luminosità all'interno della scena. Quindi studia bene con attenzione la scena, prenditi 1 minuto, in modo tale da bilanciarli veramente. Poi un altro elemento fondamentale secondo me è quello di non fossilizzarsi sull'utilizzo di un singolo filtro. Abbiamo visto come per esempio nella fotografia al tramonto e all'alba sia fondamentale la velocità nel cambio diciamo, dei filtri e il percepire la differenza di luce all'interno della scena. Quindi devi essere pronto, devi sistemare i tuoi filtri bene. Se hai magari più tipologie di filtri, più ND, cominci ad avere 3 ND e 3 GND, cominciano ad essere un po' di filtri. In 40 minuti li cambierai parecchie volte e quindi è meglio averceli ben posizionati con delle etichette in modo tale da sapere subito questo è l'hard e lo metto, questo è il medium. Se no, se vai a vedere questo è l'hard, questo da 3 stop e questo da 2, ci metti solo che 5 minuti ogni volta a cambiarli e fai 4 fotografie ed è finita lì. Ricordati sempre inoltre la difficoltà di comporre quando mettiamo un filtro di ND parecchio pesante. Quindi se noi andiamo a mettere un filtro ND a 10 stop dobbiamo comporre prima e mettere a fuoco ovviamente prima, e quindi proprio come abbiamo visto in questo ultimo esempio in cui ho utilizzato più filtri GND, avevo prima un filtro GND medium e poi un filtro ND montato a 6 stop che comunque è abbastanza denso in condizioni di luce critiche come un'alba. Cosa ho fatto? Ho tolto sia il filtro GND medium sia il filtro ND6 e li ho rimontati tutti e tre. Non ho semplicemente messo il reverse perché non avrei visto di preciso dove sarebbe andata la zona scura. Potevo intuirlo ma non avevo questa precisione. Quindi ovviamente quando vai ad aggiungere un filtro devi essere sicuro di andare a posizionarlo correttamente, se no vai a togliere gli altri e poi li rimetti tutti insieme. Questi accorgimenti possono sembrarti sicuramente marginali, ma ti assicuro che in condizioni di un'alba, di un tramonto, in quei 40 minuti possono veramente salvarti la vita. Poi ovviamente l'esperienza fa tutto, quindi non ti scoraggiare se all'inizio non hai l'effetto che volevi da quei filtri,
ma fidati che dopo un paio di mesi di utilizzo di questi strumenti diventerai veramente pratico e riuscirai finalmente a ottenere i riscatti che volevi, o comunque inizierai a ottenerli e poi ovviamente pian piano affinerai la tua tecnica. Per il momento il discorso filtri finisce qui, non escludo, anzi sono quasi sicuro di aggiungere altre lezioni e successivi aggiornamenti, ma ovviamente adesso concludiamo questo argomento perché magari alcuni non utilizzano i filtri e quindi vogliono sapere anche altre cose per quanto riguarda la fotografia di paesaggio. Ci vediamo nel prossimo video.